Ciao Giovanni, buonasera. E innanzitutto Ciao, grazie per aver accettato il mio invito. Perché grazie a te. ti ho voluto invitare? Beh, semplice, perché tu vivi in una delle città, anzi per me è la città più bella del mondo, anche se in questo momento forse la si vede così come la si vede dietro le mie spalle. Perché? Perché non tutti sanno, anzi, ahimè, sono molto pochi quelli che sanno, che Venezia è incarcerata. Ma siccome è un argomento che tu per primo mi hai illustrato qualche tempo fa, ti invito a dirmi che cosa sta accadendo secondo te, se hai già delle risultanze delle quali puoi parlare e ti chiedo volentieri la parola. Grazie Carlo dell'invito. Allora, Venezia dal 25 aprile è interessata da questo, come dire, grande tema della chiusura della città con il ticket d'accesso, però ci tengo a precisare che la questione del ticket d'accesso va inquadrato in una visione ben più ampia, dove in realtà la novità non è il pagamento del biglietto, che per quanto possa essere deplorevole come scelta politica, però risale già al 2011, perché il contributo d'accesso a Venezia in realtà fa capo al contributo di sbarco. Questo contributo comunale è già da anni applicato, non so, all'Isola del Giglio, Capri, l'isola d'Elba e altre isole minori. Ma a Venezia ha assunto una veste nuova, tant'è che è stato chiamato contributo d'accesso. Se hai fatto caso alla rassegna stampa delle ultime 2 settimane, qui in modo particolare dei giorni che hanno preceduto il 25 aprile e quelli che hanno seguito immediatamente questa data di inizio del contributo d'accesso, tutti i giornali mainstream hanno sempre dato peso alla questione dei 5 euro, cioè del pagamento di questa tassa per entrare in città, che in realtà dall'anno prossimo potrà arrivare fino ai 10 euro. Nessuno però ha preso in considerazione l'aspetto fondamentale, che è quello che a noi interessa da abitanti residenti di Venezia comunicare invece al di fuori della città, e per questo ringrazio la tua disponibilità a dar voce ai residenti. Ehm, per attivare questo contributo comunale, l'amministrazione pubblica non si è assunta in realtà la mera responsabilità politica di chiedere questo tributo, che ovviamente non poteva chiedere a tutti, quindi ha strutturato un regolamento comunale che ha suddiviso, diciamo, tutte le persone, sia residenti che quelle che arrivano a vario titolo in città, dagli studenti, ai lavoratori e ai turisti, in varie categorie. Quindi ci sono gli esclusi siamo fondamentalmente noi residenti, ci sono gli esenti, sono 26 categorie, e poi i paganti. La cosa imbarazzante è che tutte queste persone devono dimostrare un titolo autorizzativo per entrare in città. Ora, questa situazione ha creato un vero e proprio mostro, perché dietro in realtà al ticket d'accesso, per come è stato strutturato dalla pubblica amministrazione, è chiaro che l'acquisizione di tutti questi dati, perché le persone devono registrarsi sulla piattaforma del comune, l'unico significato che possiamo dare è quello di fornire i dati di tutte le persone presenti in città o che accedono alla città per i motivi ricordati prima, per poter nutrire gli algoritmi di deep learning della piattaforma di intelligenza artificiale che è presente nella Smart Control Room. Ovvero, che cosa significa questo? Che il regolamento del contributo d'accesso non è altro che figlio della Smart Control Room. Quindi non dobbiamo pensare soltanto alla questione, oh, ma si paga un biglietto di 5 euro per entrare a Venezia, che è una porcheria chiedere dei soldi per entrare in una città, e siamo d'accordo.
ma questa è l'unica attività legittima in realtà che fa l'amministrazione comunale. Tutto il resto è pesantemente illegittimo e vediamo perché questa illegittimità. Per avere questa sorveglianza e praticare questo controllo capillare di tutte le presenze, l'amministrazione comunale sorveglia l'umano presente in città. E come fa? Con più di 700 telecamere, molte delle quali hanno a bordo l'intelligenza artificiale e fanno videoanalisi, ricordando che la videoanalisi è vietata per legge dello Stato fino alla fine del 2025. C'è stata una proroga di una legge degli anni passati. Ma questa legge però non vieta soltanto la videoanalisi, vieta addirittura l'installazione di questi hardware. Quindi l'installazione significa che in realtà queste telecamere con a bordo l'intelligenza artificiale e che fanno videoanalisi non potrebbero essere presenti in città, eppure lo sono. Tant'è che quando arriverai a Venezia, dalla stazione Santa Lucia, scenderai la scalinata della stazione e troverai, io lo chiamo il padiglione arte del comune di Venezia, che sono tutte queste installazioni, questi varchi con il personale addetto ai controlli, e alla destra troverai un bellissimo box dove puoi andare, se ti sei dimenticato di transitare, di far prima il biglietto, quindi transitare sulla piattaforma del Comune di Venezia per ottenere il QR code, ovvero il lasciapassare per entrare in città, viene accolto con 4 telecamere con a bordo intelligenza artificiale che ti fanno videoanalisi, come se stessimo sostanzialmente in una base militare, per cui non riesco a comprendere quale possa essere la ratio di avere questi sistemi di sicurezza. Ma il comune non si accontenta, per cui nel sistema di controllo abbiamo anche, oltre alle 700 telecamere, la profilazione di tutte le persone che transitano nella app del contributo d'accesso, quindi del sistema informatico della piattaforma per ottenere il QR code, pratica la sentiment analysis e oltretutto c'è anche un controllo che viene fatto sulle celle telefoniche. Che significa? Perché questa è una delle novità che attraverso un capillare studio di ricerca ne siamo venuti a capo, perché sapevamo che all'interno della Smart Control, cioè la Smart Control Room, si aggancia alle celle telefoniche. Abbiamo scoperto, siccome il Comune ha collaborato con il Dipartimento di Fisica e di Astronomia dell'Università di Bologna, abbiamo trovato i paper scientifici. Come avviene questo controllo? Questo controllo avviene perché la compagnia telefonica, che è una delle più grandi in Italia, ovvero la TIM, che ha vinto poi la gara per realizzare la Smart Control Room, utilizza un nuovo sistema di recupero dei dati, che la tecnologia iniziale era quella del drive test. Il drive test venivano fatti con dei macchinari, con degli scanner mobili o comunque con delle cabine mobili, e che attraverso il sistema dei satelliti serviva per capire se c'erano dei buchi, dei malfunzionamenti, quindi di buchi di passaggio di funzionamento della linea telefonica tra una cella e l'altra. Un sistema piuttosto costoso, e negli anni scorsi è stato modificato il sistema e utilizzano attualmente l'MDT, che sarebbe Minimization Drive Test, ovvero che cosa fanno? Utilizzano il dispositivo, quindi i nostri cellulari, per fare queste verifiche di funzionamento. Quindi noi non possiamo far nulla nel cellulare per poter disinnescare questi meccanismi. Il problema qual è? Che questi drive test in realtà
vengono utilizzati per tracciare tutte le persone. Ora, questa è un'attività che non avviene soltanto a Venezia. Allora, qui abbiamo un duplice problema. Uno, che non abbiamo possibilità, nel momento in cui acquistiamo un cellulare, perché il produttore del cellulare non ci dà questa possibilità di poter disinnescare questa funzionalità, e l'altro che la compagnia telefonica non usa questi MDT, questi test per verificare il funzionamento, esclusivamente per verificare il funzionamento della rete telefonica, ma recupera questi dati che catapulta in un sistema di big data, che è della Nokia, Geosynthesis, si chiama così, e dopodiché questi dati vengono utilizzati per tracciare. La sperimentazione è stata fatta insieme all'Università di Bologna. Guardando, Carlo, i paper scientifici è impressionante, perché loro ogni 5 secondi sanno attraverso i nostri cellulari dove si trovano. All'interno della Smart Control Room questa operazione viene aggiornata ogni quarto d'ora. Ora dimmi tu se questo non è un sistema di tracciamento delle persone. I funzionari, i dirigenti anzi della Smart Control Room dicono che loro hanno i dati aggregati. Dati aggregati, che significa maschio, femmina, cioè ci sono, ma in realtà il garante della privacy olandese, che ha raccolto tutta una serie di studi su questa tematica, ha dichiarato che anonimizzare i dati aggregati della telefonia è sostanzialmente impossibile. È impossibile perché nel momento in cui tu sai dove dorme una persona, dove va a lavorare, dove va nel momento in cui non fai percorsi soliti casa-lavoro, e dove si incontra con gli amici prima della cena, no? Prima di cena, quindi i punti cardine degli spostamenti, diciamo, canonici di una persona, tu sai esattamente questa persona chi è e dove va. Se aggiungi il sistema di videosorveglianza con le telecamere, dimmi tu se non è un sistema per cui tu puoi sapere in ogni istante una persona dove si trova. Questo sistema è il sistema che risiede dietro il ticket d'accesso. A questo aggiungiamo che, per esempio, noi residenti, se vogliamo invitare una persona a casa, dobbiamo chiedere l'autorizzazione al comune, perché dobbiamo chiedere, andare sulla piattaforma del comune, andare a scrivere che Tizio e Caio verrà a casa nostra, che quindi sarà un nostro ospite, generiamo un QR code e lo diamo al nostro amico o il nostro familiare. E diciamo, questo sistema vale un po' per tutta diciamo, l'organizzazione della vita quotidiana. Questo non è un problema di pagamento di un ticket per entrare in città. Questo è un vero e proprio attacco alla vita privata, che è un'altra cosa. La vita privata è tutelata in vari modi, ed è per questo che soprattutto l'invito è che chi è esente o escluso dal pagamento di un tributo, che ripeto è l'unica cosa legittima seppur deplorevole che fa l'amministrazione comunale, non deve di certo dire i fatti suoi, per usare una parola gentile, all'amministrazione comunale. Devi andare a trovare un amico, sei esente, basta. Oltretutto il sistema di controllo che ha messo fisico, perché ci sono circa 150 nuovi sorveglianti della città, organizzati in quattro step successivi, le giacchette bianche che danno informazioni, quelle gialle che controllano i QR code, quelle invece arancioni che dovrebbero essere i cosiddetti pubblici ufficiali, che in realtà non sono pubblici ufficiali ma svolgono servizio pubblico, e poi c'è l'ultimo passaggio che è quello dei vigili urbani. Avendo testato noi tutto questo sistema, queste persone che fanno i controlli non dimostrano neanche che possono in realtà svolgere questa funzione. L'esempio più lampante è su noi residenti, che dovremmo dimostrare
quando superiamo questi varchi, cioè io sono residente, dovremmo dimostrarlo attraverso l'esibizione del documento di identità. Queste persone che fanno i controlli non possono nemmeno chiederci il documento di identità perché non hanno la delega prefettizia, che è l'unico strumento tale che mette nelle condizioni un controllore per poter fare riconoscimento attraverso la richiesta di documento di identità. Quindi queste sono persone che si devono accontentare della dichiarazione orale, poi sarà il comune a dover fare le dovute verifiche. Questo per quale motivo? Perché c'è un'altra legge dello Stato, che è il DPR 445 del 2000, che dice che nel momento in cui l'amministrazione è già a conoscenza di una serie di informazioni, non le può chiedere al cittadino. Quindi è il cittadino che fa un'autodichiarazione e poi è l'amministrazione che deve fare successive verifiche. Non mi addentro ad ulteriori dettagli, ma credo che questo possa essere già abbastanza esemplificativo della follia che viviamo a Venezia. Quindi l'invito è quello che estendo agli ascoltatori è di venire a Venezia serenamente, e soprattutto chi è esente o escluso dal pagamento non si avvicini a questa piattaforma, ma metta in difficoltà i nuovi sorveglianti della città, anche perché abbiamo prodotto dei vademecum, e se andate sul canale Telegram comitato, @comitato, dove al posto della A mettete un 4, quindi comitato al posto della A il 4, troverete dei vademecum che vi danno indicazioni su come comportarvi nel momento in cui affrontate questi controlli, che devo dire è molto divertente, Carlo, perché no, è divertente perché poi in realtà siamo noi che facciamo l'interrogatorio a loro. Bisogna armarsi di buona volontà, di spirito civico e cercare di rimettere un po' in ordine quelle che sono le regole della vita democratica. Allora, innanzitutto Giovanni, io ti ringrazio per tutto ciò che hai illustrato così efficacemente e ti confermo che io già vedevo i cinesi come una popolazione messa sotto scacco, ma no, 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 noi siamo molto peggio. Poi mi hai fatto pensare anche ad una cosa, che in realtà questo tipo di controllo non dovrebbe essere l'autorità a farlo sulla popolazione, ma la popolazione sulle autorità. Bravissimo. E allora scopriremo magari determinate cose che vengono occultate. Sai, io sono di Genova e 2 o 3 giorni fa qui a Genova c'è stato un po' un sussulto, no? Con un Toti e Spinelli che conosco molto bene e tanti altri che adesso pian pianino sta scoppiando uno di quei... C'è una parola tecnica che definisce queste situazioni, la cito, un casino di quelli colossali. Ma c'è, chissà in altre città, chissà nella capitale. Vabbè, mi auguro che prima o poi questi controlli li rivolteremo verso chi deve essere realmente controllato. Esatto, esatto. Io verrò a Venezia? Sì, certamente sì, soprattutto verrò in occasione del vostro spettacolo meraviglioso, perché gli ascoltatori forse non sanno che tu principalmente sei uno spettacolare musicista e stai creando questo spettacolo meraviglioso del quale parleremo in un'altra occasione appena ci sarà Ti appunto ringrazio. la possibilità e sarà un piacere perché me l'hai descritto in modo veramente stupendo, ma verrò come un Navy Seal, quindi verrò con muta, bombola, uno scooter subacqueo, mi infilo in Cana Grande e chi si è visto già visto. Benissimo, perfetto. E noi ti accoglieremo a braccia aperte, Carlo. Ti ringrazio Giovanni, grazie infinite e allora mi raccomando spettatori, Venezia è lì che vi aspetta ed è la città più bella del mondo, nonostante le telecamere. Grazie ancora. Ciao Giovanni. Grazie e arrivederci. Ciao. Ciao.